Ciao a tutti, brewers e appassionati. Oggi riassaggio la mia Rauch Beer e vi leggo le schede dei giudici che l'hanno esaminata al concorso Pastorianus, il contest annuale per brewers dedicato alle birre a bassa fermentazione che per il 2026 ha scelto come tematica le birre affumicate. Vediamo cosa hanno segnalato i giudici su questa birra e quali sono le mie considerazioni personali. Un breve riassunto della birra in questione. Ho brassato una Rauch Beer con 71% di malto Rauch della Weyermann, 21% di Monaco, 6% di Cara Monaco 1 e 1% di Carafa 2 aggiunto tardivamente. Ammostamento con 2 step di saccarificazione a 64 e 72 gradi. 90 minuti di bollitura e luppolatura con perli in amaro e in aroma. Come lievito il classico V3470 con buon pitch e reidratato prima dell'uso. Fermentazione da lager per i primi giorni con lenta rampa dal quinto giorno fino ai 15 gradi. 3 settimane di lagerizzazione in fusto a 4 gradi e carbonazione forzata con 14 psi. Dopodiché l'ho imbottigliata in contropressione e l'ho spedita al concorso. Se vi siete persi il video completo della cotta con tutti i passaggi nel dettaglio, lo trovate tra i video delle mie cotte, vi lascio anche il link in descrizione. Andiamo subito alle schede dei giudici che l'hanno assaggiata. Aspetto. Colore ambrato carico con riflessi ramati, molto limpida, schiuma beige, media presenza e persistenza, grana un po' grossolana, bella. Colore ambrato, ottima limpidezza, schiuma bianca con buona persistenza. Aroma. Intensità un po' bassa, note maltate basse, leggero pane tostato e leggero caramello. Affumicato molto basso, solo tenui note di carne affumicata. Carattere fruttato molto evidente di frutta rossa e sentori un po' vegetali. Luppolo non percepibile. Prevalgono note viniliche solvente con leggero affumicato in sottofondo. Affumicatura molto leggera. Gusto. Ingresso dolce di malto e caramello e leggero tostato. Affumicatura bassa, come al naso, ricorda un po' la carne affumicata. Luppolo al gusto non in evidenza. Bilanciamento medio. Finale un po' dolcino con una leggera presenza alcolica di troppo. Carattere fruttato come al naso. Ingresso abbastanza secco con note di caramello leggero e un amaro deciso con note luppolate, erbacee e speziate. Affumicatura molto leggera. Finale secco, amara con note erbacee, biscottate e leggermente affumicate. Mouthfeel. Corpo medio, CO2 media, leggera astringenza, leggero warming. Corpo leggero, carbonazione ok, no calore alcolico, leggera astringenza. Impressioni generali. Birra non equilibratissima, con un affumicato basso e con un timbro maltato nel complesso molto basso. Fermentazione non ben gestita, esteri troppo in evidenza, ceppo di lievito non corretto o temperatura eccessiva di fermentazione. Da migliorare con più apporto di affumicato o fermentazione migliore. Ci sono problemi a livello fermentativo, queste note di solvente vanno a rovinare la bevuta, anche il supporto maltato è debole, aumenta anche l'affumicato. ...28 e 29 su 50. La birra si è piazzata 24esima su 35. Queste erano le impressioni dei giudici, devo ammettere che è stato un po' un colpo leggerle.
Le ho trovate nel complesso un po' severe. Dai giudizi ricevuti la birra si piazza appena sotto la sufficienza. Non mi ritrovo complessivamente nei giudizi, ma considerando che io ho assaggiato finora la birra esclusivamente alla spina, ma ho inviato una bottiglia, ho deciso di aprirne una per assaggiarla con le note accanto e vedere anche in che stato si trova la birra imbottigliata. Partendo dall'aroma mi è stato segnalato un affumicato basso e delle note vegetali, che potrebbero alludere al DMS, cioè quei composti solforati che ricordano un po' le verdure cotte e sono sempre considerati come dei difetti nella birra finita. Solitamente il DMS si rischia quando utilizziamo malti poco modificati come malti Pilsner o altri grani non maltati, che però poi grazie a una lunga e vigorosa bollitura tendono a volatilizzare del tutto. Personalmente non ho percepito questi sentori e ho lavorato anche nell'ottica di evitarli, con una bollitura di 90 minuti e una certa intensità. L'altro giudice invece ha notato delle note viniliche, cioè quei fenoli che possono ricordare la gomma bruciata o la plastica. Se ricordate il video della cotta, dopo il primo assaggio avevo notato queste note effettivamente, anche se molto leggeri e presente soltanto alla fine nel bicchiere un po' esposto all'aria. Su questi fenoli mi ritrovo anch'io, anche se il giudice è stato in grado di segnalarli subito e più volte. Io li ho scovate meno facilmente. Anche al gusto come per l'aroma mi è stato segnalato un affumicato basso, un equilibrio spostato sul dolce ma con parte maltata pure abbastanza carente, poco luppolo ed esteri fruttati. L'altro giudice invece ha percepito di più il luppolo, descrivendo la birra con un amaro deciso ed un luppolo erbaceo e speziato. Sull'analisi gustativa i punteggi sono molto simili ma i pareri molto diversi. Qui mi ritrovo di più con il secondo giudice che ha descritto un bilanciamento dolce-amaro più o meno equilibrato e dei sentori di luppolo erbacei e speziati che avevo riscontrato anche io. Sul mouthfeel la birra ha preso 3 su 5, è stata segnalata una leggera astringenza e un giudice ha notato anche un eccessivo calore alcolico. Un po' di calore alcolico si percepisce in effetti, ma come corpo, carbonazione e secchezza io la trovo bene. Non perfetta, ma nulla che disturba eccessivamente la piacevolezza della bevuta. Nelle impressioni generali, con i consigli annessi, infine è stato ribadito il carattere affumicato troppo basso, anche un maltato carente e un profilo fermentativo non pulito per la presenza di esteri fruttati e dei fenoli. Da qui il consiglio di gestire meglio la fermentazione o di variare ceppo di lievito e di incrementare sia l'affumicato che il maltato. Su quest'ultimo punto non mi trovo tanto d'accordo, perché personalmente l'affumicato l'ho percepito comunque ben presente su questa birra. Inoltre, come dice anche il BJCP, affumicato e maltato sono elementi tra loro in contrasto, incrementandone uno cala necessariamente anche l'altro, quindi non è così facile lavorare su entrambi. Nel mio caso ho utilizzato ben il 70% di malto affumicato sul legno di faggio della Weyermann, che a detta di molti è una percentuale più che sufficiente per ottenere un affumicato comunque ben presente. Per le note maltate mi sono affidato come base ai malti Monaco e anche un tocco di Cara Monaca 1 come malti speciali. Quest'ultimo potrebbe anche aver tirato fuori un po' di note fruttate. In futuro proverei sicuramente la decozione. Non l'ho voluta provare su questa essendo la mia prima Rauch Beer, ma sto leggendo che comunque la decozione è una pratica molto in auge tra i birrifici tradizionali, che la considerano proprio peculiare per aumentare anche le note affumicate. Se dovessi rifarla sicuramente calerei un po' il grado alcolico per evitare quelle sensazioni un po' di calore alcolico indesiderate e anche per una fermentazione più pulita. Sul grist invece non mi sento di variare tanto le percentuali, sia perché a me l'affumicato è piaciuto e l'ho percepito buono comunque. In questo periodo sto assaggiando tante Rauch Beer autentiche e confrontandole con la mia non ho mai notato questa carenza di affumicato. Anzi, ci sono alcune birre che hanno un affumicato molto più leggero, che privilegiano d'altra parte le note più maltate. Anche il tipo di affumicato a me è piaciuto tanto, non vira verso le note più grasse o che ricordano proprio la carne, ma rimane molto pulito, che ricorda appunto la legna, un po' fumoso e un tocco di cenere. Per quanto riguarda i consigli sugli esteri e le note fermentative poco pulite, non penso che facciano al caso mio. Ho lavorato con un pitching rate abbastanza alto e temperature di fermentazione non eccessive. Anche il ceppo di lievito non è esattamente un lievito che produce particolari esteri. Per la mia percezione la fermentazione è stata molto pulita. Possibilmente non sono riuscita a imbottigliarla nel migliore dei modi.
Sto cercando di capire se il carattere della birra sia cambiato tanto dal fusto alla bottiglia a causa dell'esposizione con l'ossigeno. Una lieve ossidazione può infatti far calare la percezione del luppolo, incrementare la dolcezza e far virare anche le note maltate da un taglio più fresco e di pane a quelle più dolciastre e fruttate. E magari può anche influire sulle note di solvente. Riassaggiando la bottiglia, l'unica cosa che noto più evidente appunto è il calo della parte luppolata, il resto mi sembra comunque in linea. A mio parere il solvente fenolico che è stato notato non proviene dal lievito, ma proprio dai malti affumicati. E vorrei capire proprio come evitare l'eccessiva percezione di questi aromi che sono legati strettamente alla chimica del processo dell'affumicatura. Tornando sull'affumicato basso percepito dai giudici, mi viene da pensare ad un elemento in particolare. Essendo un contest di sole birre affumicate, il palato dei giudici è stato messo a dura prova da questi stessi aromi che tendono poi a saturare il naso e il palato, quindi un po' le percezioni possono risultare poi attenuate. E magari una birra che ha un affumicato più contenuto delle altre finisce per scomparire totalmente. Nello stesso tavolo possibilmente i giudici hanno apprezzato delle Rauch Beer oltre che più pulite anche più intense. Però sul discorso dell'intensità il BJCP in realtà indica un range molto ampio, una Rauch Beer può avere infatti un affumicato che va da basso ad alto, viceversa il maltato può essere ricco e dolce o anche più leggero ed equilibrato dal luppolo. Quindi che la birra risulti avere effettivamente un affumicato basso non è da considerare un vero e proprio difetto. Ad esempio la Rittmeyer Rauch Beer, che è un'autentica Rauch Beer citata anche dal BJCP come esempio di stile, ricordo che ha un affumicato molto leggero, predilige molto di più le note maltate su base Marzen e l'affumicato rimane proprio un leggero tocco nel complesso. Però comprendo anche che in sede di concorso si cerca un po' di privilegiare le birre che abbiano quelle caratteristiche un po' più estremizzate, quindi un maltato più ricco, un affumicato più intenso in questo caso. Essendo un concorso monotematico, i giudici assaggiano birre con caratteristiche più o meno simili e in linea tra di loro, quindi si cerca quella che, oltre a essere priva di difetti, faccia emergere un po' le caratteristiche peculiari dello stile. Ovviamente questa è una mia semplice considerazione, non vuole essere una polemica verso i giudici o verso il concorso. La birra, a mio parere, è venuta meglio di quanto descritto, pur avendo delle imperfezioni oggettive come le note fenoliche o un calore alcolico eccessivo. Sicuramente i giudici hanno trovato delle Rauch Beer migliori della mia e anche se in parziale disaccordo, conservo comunque sempre stima e rispetto per i giudici che hanno esaminato la mia birra. Questo genere di concorsi è sempre altamente consigliato e anche il livello dei partecipanti è sempre molto alto. Studiare, degustare e brassare una Rauch Beer è stata sicuramente un'esperienza molto bella e formativa. Concludo ringraziando gli organizzatori e i giudici per questo bell'evento, sperando di poter sempre continuare a partecipare e colgo l'occasione anche per rinnovare i complimenti al vincitore del concorso che è Emiliano Dovidio con la sua Rauch Beer che oltre al primo posto ha preso anche il terzo gradino del podio con una Munich Helles affumicata. Davvero complimenti Emiliano. Per il momento su questa birra è tutto. Se avete commenti o considerazioni da fare su quanto discusso anche in materia di BJCP e di giudici, fatelo qui sotto nei commenti. Per me è sempre un piacere discuterne con voi. Per quanto riguarda invece l'argomento affumicato, non ho ancora concluso. Sto preparando un interessantissimo approfondimento storico e tecnico sulle birre affumicate. Il video uscirà spero a breve, per cui tenetevi pronti e attivate le notifiche. Se il video vi è piaciuto e per supportarmi lasciate anche un like, dei punti hype e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video.